Il 1492 è l'anno della scoperta dell'America, ma è anche l'anno dell'elezione del cardinale Rodrigo de Borja y Doms al soglio pontificio. Il cardinale diventa papa assumendo il nome di Alessandro VI. Il nuovo pontefice stabilisce di abitare in un'ala del palazzo apostolico costruita dal suo predecessore, da uno dei suoi predecessori qualche tempo prima. Qui abbiamo una visione chiaramente odierna del cortile sul quale si affaccia l'appartamento che il Papa utilizzerà, e l'appartamento comprendeva queste stanze di cui vedete le finestre e la torre Borgia. Il Papa stabilisce di farsi decorare questo appartamento da uno degli artisti in auge a quel tempo, Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio. E allora correttamente scrive agli olivetani, per i quali il Pintoricchio stava lavorando a Orvieto, appunto per poter avere il pittore al suo servizio. Il Papa scrive, conoscendo la famiglia Borgia, non credo che ci siano state troppe discussioni per lasciare andare il pittore. Dunque, come dice il Vasari, il Pintoricchio gli dipinse in palazzo tutte le stanze dove detto Papa abitò e tutta la torre Borgia. Questo è uno degli autoritratti di Pintoricchio, è l'autoritratto di Spello. Dunque, vediamo un po' la struttura di questo appartamento in pianta. Abbiamo diverse stanze, ad iniziare dalla sala dei misteri, dei santi, delle arti liberali, del credo, delle sibille, e una sala dei pontefici a sinistra, corrispondente a questa zona, non decorata dal Pintoricchio. Fu decorata poi in seguito. Ed ecco, il Pintoricchio si reca a Roma mettendo al servizio del Papa la sua ben collaudata capacità di imprenditore pittorico e, come dice il Vasari sempre, e di stucchi e di gessi mise d'oro le volte di rilievo e con infinita spesa li condusse all'ultima perfezione. E qui torno sempre al concetto di spesa, con infinita spesa. Abbiamo in questi giorni sempre sottolineato come il problema economico delle committenze fosse un aspetto sostanziale della contrattazione. A quanto pare Papa Alessandro non bada a spese, con infinita spesa. Questa infinita spesa la vedremo adesso come il pittore la finalizza. Ecco, qui già ci troviamo nella sala dei misteri, al termine del restauro, e facciamoci una passeggiata all'interno di questi ambienti per incominciare a renderci conto della tipologia di materiali, sullo stile della decorazione, e in realtà
c'è qualcosa che ci destabilizza un po', già a dare uno sguardo alle immagini che abbiamo appena visto. Di stucchi di gesso mise in rilievo e con infinita spesa li portò all'ultima perfezione. Affidiamoci nuovamente al Vasari. Usò molto fare alle figure dipinte ornamenti di rilievo messi d'oro per contentare le persone che poco di quell'arte intendevano, a ciò avesse maggior lustro e veduta. Attenzione, cosa goffissima nella pittura. Ed ecco già la prima, scusate il termine, la prima botta che arriva da parte del Vasari, toscano verace, nei confronti di un pittore che lui, come vedremo, non stimava moltissimo. Comunque, come dargli torto? Se si vuole essere critici nei confronti del Vasari, come dargli torto se già vediamo queste figure? Probabilmente questa figura potrebbe essere Cesare Borgia, il famoso Cesare Borgia, l'uomo più cattivo del mondo, del tempo. E guardate qui che masse di stucco rilevate. E Vasari dice è cosa goffissima nella pittura, ma teniamo a mente bene anche per contentare le persone che poco di quell'arte intendevano, e chiaramente il committente chi era? Era il Papa. E dunque, come nella Sistina critica la scelta di Sisto IV, qui comunque sottolinea che a quel tempo c'era qualcuno che non era così addentro alle cose dell'arte pittorica. E infatti, guardate questa fotografia presa a filo degli intonaci dell'appartamento Borgia. Questi sono rilievi, guardate lo spessore, gli aggetti di questi modellati. E continua, oltre a stucchi, come dice il Vasari, il gruppo di Pinturicchio utilizzò anche la cera, così limitatamente utilizzata in Sistina, come abbiamo visto, l'abbiamo ritrovata solo in un albero, in una pianta di rovere con delle ghiande, e invece qui nell'appartamento Borgia, immaginate come è carnevale in questi tempi, sembra che la bottega di Pinturicchio abbia sparso come coriandoli una serie di bolli di cera dorata dappertutto. Guardate come si vede anche l'impronta, no, del polpastrello qui, che ha applicato questo bollo di cera, lo ha incollato sulla superficie dell'intonaco. Ancora qui lo Spirito Santo della Pentecoste che fa scendere lo Spirito, eccolo qui, e il tutto intorno un'esplosione di rilievi, corone, ghirlande, il morso del cavallo, i finimenti del cavallo rilevati, ma fate caso, ditemi cosa c'entrassero questi bolli qui, questi ad esempio, messi un po' casualmente. Posso capire, ecco, la borchia del cavallo, il morso, ma qui perché? Che cosa aveva in mente? Il Piviale di Alessandro VI è veramente un'opera d'arte, è un vero e proprio Piviale. Io ho avuto l'opportunità di avvicinarmi a dei paramenti sacri, li ho visti, li ho toccati, e il Piviale per il pontificale papale, una cerimonia, e questo grosso mantello che il Papa indossa
lo vediamo anche indossato dai pontefici fino a Ratzinger, per esempio quando si apriva la Porta Santa, eccetera, eccetera. Il piviale è un mantello veramente pesante perché è operato anche nei più minuti particolari e in questo caso dimentichiamoci l'aspetto stilistico e critico, ma guardiamo l'opera in sé. E questo è un piviale portato avanti con una fattura, guardate, nella luce radente qui, nella precisione, nella decorazione con i castoni che bordano il piviale, ma tutta la superficie è modellata a stampino impresso sullo stucco fresco. E la tiara pontificia è anch'essa un capolavoro di finta oreficeria, ma decorata in tutti i suoi livelli, nei 3 livelli del triregno, e delle infule, che sono le due code che sono alle spalle di chi le indossa. Ed ecco ancora, intorno a una delle Madonne che accompagnano le scene sacre, non si contenta di bordare l'aureola, come vediamo, in luce radente, ma si mettono questi 4 bolli qui al bordo per far catturare una luce, far catturare il più possibile la luce. Cominciamo a tenere presente questo aspetto della superficie perché ci tornerà utile. Perciò delle decorazioni, devo dire la sincerità, anche un po' gratuite. E mi chiedo, in questa scena dove Santa Caterina, dove c'è la disputa cosiddetta di Santa Caterina che elenca sulle dita i motivi per i quali lei si converte, eccetera, eccetera, davanti all'imperatore, al re, questo visino così delicato, così diafano, che è il ritratto di Lucrezia Borgia, viene disturbato in realtà da questo castone, da questo pendant che il pittore gli appone sulla fronte. E la collana, allo stesso modo, interrompe un po' la delicatezza, la bellezza dello slancio di questo collo. E dunque arriva la sentenza per eresia, da parte sempre dello stesso Vasari. Perché? Vasari dice che non si può rappresentare e sovvertire i piani prospettici perché è un'eresia grandissima nella nostra arte, visto che questi rilievi in realtà fanno percepire una dimensione prospettica che è errata. Guardiamo l'esempio, le colonne di questo arco trionfale che sono a rilievo in realtà appaiono più avanti del personaggio che sta in primo piano, così come in questa torre. Questo personaggio sembra essere risucchiato dalla torre perché le modanature architettoniche di quella torre sono tutte aggettanti, tutte a rilievo. E così Vasari ci mette sopra una bella pietra tombale, citandolo appunto, accusandolo di eresia artistica. Ma perché? Perché Pintoricchio, che come abbiamo visto, a parer mio, aveva partecipato a quel trionfo
dell'arte pittorica murale, che era la Sistina del 400, del 1480, perché stravolge i concetti di realizzazione ottimale, creando una specie di mondo fantastico, anche un po' démodé, se vogliamo. Chi si doveva ingraziare? Alessandro VI, Papa spagnolo. In quel modo Pintoricchio faceva sì di evocare quella che è la cultura artistica spagnola del tempo. Vediamo questi retablos, per esempio, come ci fanno assaporare la stessa tipologia che lui mette in atto nell'appartamento Borgia. Ori, stucchi, colori. Ma non è l'unico sistema per una captatio benevolenzie da parte degli artisti nei confronti di Papa Borgia, perché l'impresa Borgia è il toro. Sullo stemma Borgia è presente sempre, ed è il loro simbolo identificativo, è sempre presente il toro. E il toro lo ritroviamo nei rilievi, ripetutamente scolpito anche sulla base, sulle imposte. Questo è il ritratto chiaramente di Alessandro VI, sempre sulle imposte in marmo tra il registro inferiore e il registro superiore. Lo troviamo anche in queste zone. Eccolo lo stemma, uno stemma rilevato in oro, piccola annotazione, rilevato in oro e ricoperto di lacca rossa. Teniamo l'appunto, mettiamo un asterisco sulla questione della lacca rossa che tornerà in seguito. Dunque, la proposta di evidenziare, magnificare il più possibile questa impresa Borgia, il toro. Guardate anche qui nei rilievi dipinti di quell'arco che abbiamo visto prima, si presenta il toro, fino ad arrivare ad un eccesso, parliamoci chiaro, ad un eccesso di questa captatio, perché nella natività e nella scena della natività abbiamo il classico presepio, con il bue e l'asinello. Il bue, non il toro. Eppure Pintoricchio cosa fa? O chi per lui? L'asino lo barda con una umilissima cavezza fatta di corda, e invece tra le corna del bue assunto, che viene assunto a toro, a impresa, un bel cordoncino dorato. E forse faceva bene a tenersi buono sua santità. Ancor più, come possiamo vedere da questa pianta, la sala dei pontefici storicamente doveva essere la sala dei ricevimenti, dove venivano ricevuti dignitari, ambasciatori, eccetera, eccetera. E dunque, nel momento di licenziarsi dal Papa, dopo l'udienza, i partecipanti uscivano da questa parte nell'appartamento, poi passavano alla Torre Borgia e uscivano dal Vaticano. Allora, vedete questa porta.
Nel corso degli anni, fino ad arrivare agli anni 60, come ho detto ieri, ero presente a questi cambiamenti, l'appartamento Borgia ha subito diversi adattamenti, l'ultimo dei quali sotto Sua Santità Paolo VI Montini, che stabilì che nell'appartamento Borgia dovesse essere conservata la collezione di arte contemporanea degli artisti che producevano arte sacra a quel tempo. In quell'occasione fu un po' ristrutturata la parte bassa dell'appartamento Borgia e in questa ristrutturazione furono anche regolarizzate questi passaggi. Come vediamo nella pianta, alcuni passaggi avevano delle spalle, degli spessori fatti a strombatura che invece furono ricoperti con dei fogli di compensato, fu tutto quanto regolarizzato. Nel corso dell'ultimo restauro, attenzione, il restauro è ancora in corso, perciò noi stiamo parlando di un qualche cosa che ancora deve portare a delle conclusioni definitive. Dunque tutto quello che si dirà oggi è qualcosa di parziale, perché bisogna aspettare, sono arrivati al restauro della Sala delle Sibille, se non mi sbaglio, e in seguito vedremo se ciò che diremo oggi troverà ancora conferma. Allora, torniamo a noi. Nel corso dell'ultimo restauro, appunto, degli anni 2000, questa porta è stata smantellata dalle superfetazioni messe in atto negli anni 60. E ci si è accorti che in realtà il celetto, cioè la parte alta di quella apertura nel muro, di quel passaggio, era fatta a bocca di lupo, cioè con uno scivolo verso l'alto, dal basso verso l'alto. Notiamo anche che il livello, il piano di calpestio, il pavimento di questa sala è leggermente più alto, cioè che si scende per pochi centimetri, per 20 centimetri, l'altezza di un gradino, però c'è un dislivello tra la sala dei pontefici e la sala dei misteri. Perché questa parte, questa apertura, questo celetto è l'unico che ha l'imbotte inclinato, proprio per permettere ancora una volta, eccolo qui nella mia ricostruzione, la visione di una pittura, di un dipinto della Sala dei Misteri, proprio il dipinto nel quale è rappresentato Papa Alessandro. È un memento. Il visitatore lasciava il pontefice, si girava, camminava e guardando verso l'alto percepiva immediatamente la figura di Alessandro VI. Dunque un trionfo e una dedizione e una sottolineatura continua della famiglia Borgia. In questo cantiere il Pinturicchio e i suoi mettono in atto una specie di pop art ante litteram, e cioè qui si usa di tutto, si fa il vero più vero della realtà. Per esempio in questi stucchi, in queste chiavi, in questo stemma con le chiavi papali e la tiara, le corde che sorreggono, che servono per stringere le chiavi papali, queste corde sono vere e proprie corde incollate sul muro. Così come eccole qua anche altre in un altro stemma, e viene usato materiale vario come cuoio, carta.
fino ad arrivare, ecco, guardate lo spessore di questi rilievi, fino ad arrivare a dei castoni realizzati con veri e propri pezzi di vetro colorati, inseriti all'interno di questo gioiello rilevato. Legni, anche alcune cornici sono state fatte con del vero e proprio legno, infatti vedete appare tarlato. E come tecnica esecutiva possiamo pensare ad una strana tecnica per una pittura murale che in Vaticano non trova riscontro da nessun'altra parte. E adesso la citeremo. Comunque, come di consueto, Pintoricchio con tutto il suo apparato organizzativo inizia a disegnare insieme appunto ai suoi allievi, inizia a disegnare tutti gli apparati decorativi che poi verranno realizzati, vedete, per esempio in questa parasta c'è molto di questo disegno, questo sarà il progetto per il sarcofago che servirà poi alla realizzazione della scena della resurrezione di Gesù, eccetera, eccetera, e lui stesso si dedica a eseguire, a ritrarre dei personaggi di corte, oltre al pontefice che noi abbiamo visto, ecco vedete qua il sarcofago, oltre a lui abbiamo il suo cubiculario, cosiddetto cubiculario, cioè l'assistente di camera del pontefice, eccolo qui, anche lui si chiamava Francesco Borgia. Oltre a questi abbiamo altri ritratti, questo è il ritratto del Sangallo e qui abbiamo ospiti della corte, questo splendido personaggio dovrebbe essere il turco Cem, che veniva tenuto ostaggio, come si poteva immaginare, non è un ostaggio maltrattato, ma era ospite praticamente della famiglia Borgia per dei contenziosi che adesso non vado a elencare. Comunque potete vedere, torniamo un attimo indietro, come inizia a comparire un accenno di incisione. Eccola qua, indiretta, perché è abbastanza morbida. L'incisione indiretta è quella che si fa attraverso il cartone, non diretta come abbiamo visto le altre volte, che si fa scontornando direttamente sull'intonaco, segnando direttamente sull'intonaco con un oggetto appuntito. Questa è un'incisione indiretta, dunque c'era un cartone preparatore attraverso il quale si tracciavano, si trasportavano, si trasferivano i disegni preparatori. E dunque questo fa supporre che in questo caso siamo nella sala dei santi, quella che viene dopo la sala dei misteri, quella che viene prima della sala dei ricevimenti dei pontefici. Possiamo ipotizzare che in questa parte, qui siamo sulla disputa di Santa Caterina che abbiamo già visto, che in questa parte possa essere stata utilizzata la tecnica a fresco. Dico, metto tutte faccio tutte queste ipotesi perché poi vedremo il nostro discorso dove andrà a finire. Anche in questo caso, come abbiamo visto ieri, le componenti stilistiche si intrecciano a significare la presenza di più maestranze, chiaramente. E anche in questo caso sarà opportuno uno studio approfondito per individuare le varie personalità. Vedete qui 3 tipi di Marie, 3 tipi di Madonne, ognuna delle quali porta dei segni distintivi stilistici diversa dall'altra.
così come per i San Giuseppe, pur essendo uno standard di esecuzione, abbiamo 3 versioni stilisticamente diverse. E così per il nostro bue e per il nostro asino. Pensate, qui a destra abbiamo il bue della Natività e l'asino della Natività, qui a sinistra contiguo l'Epifania, perciò la visita dei Re Magi, dove compaiono il bue e l'asinello, e questo bue però non si vedeva bene come si vede bene il bue della Natività sopra al cammino, dunque qui si è lasciato stare, non è stato enfatizzata, no? La presenza del toro, l'omaggio alla famiglia. Dunque anche in questi due elementi della composizione, come il bue e l'asino, troviamo un utilizzo per esempio di pigmenti diversi. Qui lo abbiamo un colore più caldo, qui lo abbiamo rappresentato un po' più livido, un colore più freddo. Questo a testimonianza che c'era un'estrema libertà, e immagino anche che ci fosse una certa pressione, cominciamo a pensarlo questo. Quelli erano appartamenti di rappresentanza, dovevano essere utilizzati in breve tempo dopo l'elezione del pontefice per svolgere la normale attività pontificale. Dunque non si doveva stare ad andare troppo per il sottile, bisognava essere piuttosto spediti. Il bambino anche presente nelle varie scene, il bambino Gesù, vedete come cambia il suo stile. E torniamo alle nostre mani. Anche qui abbiamo una serie di indicazioni per individuare personalità artistiche al lavoro, tutte allo stesso momento. Vedete le mani che abbiamo visto di Maria precedenti, eccola qua. Andiamo ad analizzare queste mani di Maria, queste mani di uno dei Re Magi, e adesso ci addentriamo nel vivo di questa tecnica. Qui stiamo parlando della sala dei misteri, soffermiamoci a quella sala, la sala dei misteri, la prima sala dalla quale si è iniziato il restauro. Non sto dicendo che è la prima sala ad essere eseguita, perché questo è un problema che ci si presenterà dopo. Comunque, una di quelle cose che fanno piacere al restauratore quando torna su quei luoghi, a volte dopo secoli, è ritrovare questi segnali. Questo dice, ma cosa ci ha presentato? Esattamente, io vi sto presentando un frammento di una tavola di legno infilata all'imposta. Vi ricordate, ieri ho parlato come si usa in termine tecnico, dei sergozzoni, cioè delle buche pontaie. Quelle della Sistina erano circolari, erano molto... Qui perché la superficie della Sistina, l'area della Sistina era piuttosto vasta. Qui le stanze sono relativamente piccole e si suppone l'impiego di ponteggi mobili, i quali però comunque dovevano essere fissati, e dunque si muravano queste tavole, queste proprio all'imposta della cornice. La tavola poggia sulla cornice marmorea dove abbiamo visto che ci sono tutte la rappresentazione dell'impresa Borgia. Bene, queste tavole poggiavano, che servivano probabilmente per aggancio al ponteggino, ponteggio relativamente piccolo. Potevano, è un'ipotesi, non abbiamo in realtà documenti che ci possono parlare di questo, stiamo cercando di dedurre. Allora, invece che sfilarla, questa tavola che veniva murata, bastava segarla, e così, avendo ritrovato questo moncone, si è incominciato a fare una ipotesi
sul suo impiego. Nella sala dei misteri troviamo delle giunture di stesura orizzontali. Pensate, sono quelle che abbiamo analizzato nel nostro primo incontro per l'oratorio di San Giuliano. Una cosa un po' anomala per quel periodo. Abbiamo visto che ormai era in uso la stesura per giornate, perché in questo caso troviamo una preparazione condotta per pontate, perché quello era il livello di uno dei piani di calpestio. I piani di calpestio erano sicuramente due, il primo dove abbiamo trovato quel frammento di tavole era qui e l'altro le tavole arrivavano a questa altezza. È molto semplice, perché in questa sala non è stato utilizzato l'affresco. Questa sala, la sala dei misteri, è dipinta tutta su uno strato di gesso e colla, scialbato come ultima finitura con della biacca. Per far questo è stato gradinato, come si può dire, se si chiama gradina o gratina, ci sono diverse accezioni. Insomma, la martellina dentata, la gradina, è servita per permettere la stesura di questo impasto, praticamente come se fossero state delle enormi tavole dipinte su un muro. La preparazione è grosso modo la stessa. Vedete come dalla luce radente tra le lacune si intravede, no, la traccia della martellina, della gradina, che ha reso aspro il sottofondo, il preesistente intonaco. Dunque si è solamente grattato un po' per consentire l'aggancio di questa preparazione. Una preparazione, come ho accennato, costituita da questo impasto, che verosimilmente è stata data a pennello, come una vera e propria imbiancatura delle pareti. Le tracce di questa stesura sono infatti evidenti su questo personaggio, perché una goccia, vedete, per gravità è andata a finire più in basso e sopra poi è stato dipinto il bastone di quel pastore. Così come altre gocce sono calate, vedete, verticalmente. Ma cosa è successo? Cosa è accaduto a questa preparazione? Siccome non si è stati molto accorti nel rimuovere il più possibile l'intonaco preesistente, ma si è fatta solo questa operazione superficiale, le precedenti fenditure dell'intonaco non hanno fatto altro che richiamare all'interno questa preparazione acquosa, anche se cremosa, di gesso e colla. Avete presente quello che accade comunemente nelle nostre case? Quando abbiamo un buchino sul muro, lo dobbiamo chiudere, e se si vuole riempire solo di stucco è un'operazione che non riesce mai, perché questo stucco acquoso viene richiamato continuamente all'interno, bisogna tornare fin quando non si porta a filo e si chiude bene la stuccatura. È la stessa identica cosa. Qui l'asciugatura, il processo di asciugatura del gesso e colla, l'acqua contenuta nel gesso e colla è stata assorbita all'interno e tutte le pitture sono state segnate e percorse da queste fenditure.
Poi bisognava trasferire il disegno su questa preparazione. E allora si è utilizzata l'incisione diretta, perché ormai il muro era asciutto, non si disegna come si fa sulle tavole, noi dobbiamo ormai rapportarci, dimentichiamo l'affresco. Qui stiamo parlando praticamente di tavole dipinte. A volte si traccia l'incisione direttamente, così come per il bastone di San Giuseppe, vedete com'è chiara l'incisione fatta con la riga. Si è graffiato il gesso che si era asciugato, che ormai era asciutto, e per le altre figure, per i soggetti delle composizioni, per noi è stato difficilissimo trovare la tecnica di trasposizione. Ci siamo arrovellati perché non compariva, tranne queste piccole incisioni, limitatissime incisioni dirette, ma su questa superficie, ma come si è disegnato, come si è trasferito, come si sono trasferiti i cartoni? Con lo spolvero. Ma l'abbiamo trovato limitatamente, guardate, se cerchiamo di osservarlo insieme, eccolo, sì, voi lo vedete molto bene, guardate, questi sono i puntini, eccolo qua, dello spolvero, ma guardate, anche, facciamo fatica a riconoscerli anche ora. Ancora, vediamo, ecco, qualche cosettina si percepisce qui, ecco, questa piega. Perché? Come mai non si sono trovate tracce più evidenti di questo spolvero? Primo, perché se lo spolvero si trasferisce con il sacchetto di polvere nera su un intonaco umido, oltre a lasciare l'impronta della polvere che passa attraverso i buchini, spesso e volentieri il cartone forato lascia delle slabbrature, queste slabbrature vanno ad imprimersi proprio sull'intonaco molle e rimane anche un buchino a volte sull'intonaco nella tecnica a fresco. Qui invece dobbiamo ricondurre il tutto, come ho detto, alla tecnica della pittura su tavola. Come si trasferiva il disegno per dipingere su una preparazione bianca di una tavola? Allora, si faceva, come abbiamo detto, lo spolvero. Poi in seguito anche Vasari consiglierà: fate con la carta carbone, cioè prendete un pezzo di carta, passateci della carbonella dietro e utilizzatela come carta carbone. Ricalcate e vi rimane il disegno. Ma comunque in genere si trasferiva con lo spolvero. Ma lo spolvero su una superficie asciutta, essendo polvere di terra scura o rosa, quello che sia, non rimaneva impressa sul gesso. E infatti Cennino Cennini consiglia di prendere una penna d'oca, spazzolare, e l'impronta labile residua doveva essere immediatamente ripassata o con inchiostro o con acquerella per fissare il disegno, altrimenti scompariva tutto. E questo accadeva, questo processo veniva attuato in orizzontale, sulla tavola orizzontale, in modo che la polvere non si disperdesse. Immaginate il problema sulle superfici verticali. Era molto più complesso far rimanere la traccia dello spolvero in verticale. Ecco perché abbiamo trovato tracce veramente labili del trasferimento del colore. La riflettografia di questa zona ci ha permesso un po' di individuare i momenti esecutivi. Dunque, fatti lo spolvero, vedete, con il colore con un colore scuro veniva ripassato tutto il disegno preparatorio, sul quale addirittura venivano già accennate
redatte proprio le parti in ombra, le profondità, le sfumature. Insomma, era tutto pronto in questo modo per poter poi realizzare la cromia. Questo era l'angelo in considerazione, questa è l'immagine ad infrarosso e questa è l'immagine in XRF. Eccola la sezione della nostra preparazione. Vedete come è evidente il bianco del gesso e il colore che gli si è applicato al di sopra. Dunque, fatto questo intonaco, specie, no, non chiamiamolo intonaco, chiamiamolo preparazione ormai, intonaco non c'era prima. Si è dipinto con tecniche miste, a volte olio, a volte... Ecco qua la tempera a uovo, come potete vedere dal migliarino che ho presentato anche ieri, il particolare è qui. La fotografia è presa in quella zona e questa zona presenta il caratteristico migliarino, la caratteristica accrittatura della tempera a uovo, che io ho riportato e ho confrontato proprio con una foto di un particolare di una tavola dipinta con tempera a uovo. Dunque hanno utilizzato tempera a uovo, olio misto a tempera, olio misto a colla, tutto ciò che si poteva utilizzare come medium su una classica preparazione a gesso. Questo ha dato però la possibilità ai pittori di allargare, ampliare la loro tavolozza. Hanno potuto usare tutti i colori possibili e immaginabili. Abbiamo accennato come alcuni pigmenti, cioè come nella tecnica a fresco si potessero utilizzare solo alcuni pigmenti, perché solo quei pigmenti che non interagissero con la basicità della calce. In questo caso si sono potute fare, appunto, come si fa sulle tavole, si è potuto fare uso di una vastissima gamma di pigmenti. E cominciamoli a guardare, guardate la bellezza di questi azzurri, i verdi, questo rosso cinabro meraviglioso, questo verde diverso da questo, che noi possiamo percepire nella stessa foto, questi rossi accesi si accendono di un colore aranciato quando si tratta di cinabri, lacche, eccetera. Le lacche, ecco torniamo, cos'è la lacca? Il colore è un colore preziosissimo che si dà per trasparenza, la lacca raramente, cioè non è mai coprente. E può avere diversi modi di impiego. Abbiamo la lacca di Caranza, c'erano diversi tipi di lacche provenienti dal mondo vegetale e dal mondo animale. La famosa porpora degli antichi romani, erano i murex, tritati, eccetera, eccetera. Sapete queste cose perché le state studiando. Ma guardate esempi di diverso impiego della lacca. Abbiamo l'impiego della lacca su cinapro, questo vestito ha delle rifiniture, delle ombre tracciate in lacca, mentre questo uso di lacca prevede una rifinitura superficiale poi con dei tocchi, con dei lumi dati col bianco. Questo tipo di lacca in basso è invece una lacca cosiddetta data a risparmio, cioè proprio come la tecnica dell'acquerello, dove deve essere considerato come massimo chiaro, come massimo punto di luce proprio il bianco del foglio di carta nel caso dell'acquerello. In questo caso viene utilizzato, viene
sfruttato il bianco del sottofondo per ricavare la luce. Questa si chiama tecnica a risparmio. Guardate la meraviglia dell'accumulo qui in questo punto scuro di ombra del panneggio, la meraviglia di questa lacca che si è raggrumata, l'intensità, la profondità di questo colore che rimane tal quale. Le lacche sono suscettibili dell'influsso della luce, possono piano piano svanire, sono colori delicatissimi. Per fortuna nell'appartamento Borgia si sono conservate in tutta la loro magnificenza. Guardate anche qui, questo colpo anche qui, di pennello, con un pennello carico di questa lacca che ha dato profondità al panneggio. Ecco, questo è l'angelo della Annunciazione, così compare in infrarosso, e questo panneggio è stato realizzato appunto sfruttando il bianco a risparmio, cioè sfruttando il bianco della preparazione, come ho detto, con la tecnica a risparmio. Ma ci tornano in mente le parole del Vasari: con enorme spesa la portò all'ultima perfezione. Persino nei fiorellini, in questi fiori tracciati, eccoli qua, anche in questi fiori abbiamo esempi di esecuzione e trattazione della lacca. Persino sui fiori viene usata la lacca. Le lacche costavano, come abbiamo visto, insieme ad altri pigmenti e all'oro, erano di difficilissima produzione ed erano molto care. Qui sono state utilizzate dappertutto, persino sui tori. I famosi tori sono sul fondo, ecco, torniamo al discorso che avevo accennato prima. Qui abbiamo l'immagine ultravioletta e questa è l'immagine reale, il toro dorato, eccetera, eccetera, guarnito con questa preziosissima lacca, ed è semplicemente uno stucco, eppure è stato passato anche sul toro. Così come, mi dimenticavo, questa lacca è stata persino utilizzata sulle cornici perimetrali. Normalmente, insomma, l'artista si riservava questi pigmenti per la realizzazione della scena vera e propria, e invece è stata utilizzata a profusione. E abbiamo anche in questo caso i cosiddetti pentimenti, torniamo ai pentimenti e mutamenti di intenzione dei quali abbiamo accennato, perché possiamo notare come a questo angelo si è rinunciato ad eseguire la seconda ala per far posto invece ad un'aureola, oppure si è cambiata l'impostazione prospettica dell'aureola dell'angelo dell'Annunciazione a vantaggio invece di una più arcaica e antica posizione del nimbo in posizione frontale. Qui abbiamo invece un pentimento sull'oro. Il capo della Madonna probabilmente era stato progettato in questa posizione e poi è stato ridotto di volume. In quel caso non è facile ritoccare l'oro. L'oro è veramente un materiale di difficilissima trattazione in fase di restauro, immaginiamoci in fase esecutiva. Perciò quando si cambia qualche cosa, si modifica qualche cosa, non c'è nulla da fare, perché si vedrà sempre. Cambia l'indice di rifrazione. Ecco, potete vedere come addirittura delle stesure finali sono state fatte su elementi già terminati. Modifiche più o meno sostanziali, ma in alcuni casi che hanno previsto lo spostamento, l'aggiustamento
di un'intera composizione, come nel caso appunto della scena dell'Assunzione della Vergine. Siamo sempre nella sala dei misteri dipinta su una preparazione a gesso e colla. Guardiamo quali possono essere questi movimenti lì dove era il cubiculario, perché notiamo da un lato, dal lato sinistro, la cornice che poi sormonta gli alberelli che erano stati già eseguiti, perciò all'ultimo momento l'artista si è reso conto che doveva modificare qualcosa, ma addirittura nella parte destra, andiamo a rivedere, ecco, dov'è questo personaggio, su questa parte, abbiamo visto gli alberi qui, adesso vediamo questa parte qui, in questa zona, guardate come si percepiscono dei lacerti di questo rosso che nulla hanno a che vedere in questo campo verde, perciò appartenevano sicuramente a una prima retazione, una prima impostazione del cubiculario, dove, ecco, anche in questa parte, vedete, la cornice sormonta la veste rossa. E comunque tutta la trattazione della figura sembra aver subito una modifica, perché l'impiego di questo nero, un po' pesante, dobbiamo dire la sincera verità, così tratteggiato a croce, probabilmente è servito per mascherare una prima versione sottostante. Anche in questo caso Pintoricchio, provenendo dalla cultura seriale dell'impiego dei modelli del gruppo, della bottega del Perugino, anche lui ha utilizzato una serie di modelli ripetitivi per accelerare l'esecuzione. Li possiamo vedere in questi angioletti, in questi cherubini, e notare comunque anche, vi sottolineo, la differenza di stile fra l'esecuzione di queste testine, la differenza fra queste testine e già queste testine. Vedete, qui sono descritte con una accentazione maggiore dei segni, di segni grafici bianchi, qui sono realizzati in maniera più sfumata, fino ad arrivare a questi, e sinceramente poco hanno a che vedere con dei visi di bambini, neonati e angioletti. Questi sono personaggi benché adulti. Allora, due sono le cose: o qui il pittore non era in grado di realizzare dei visi di bambini, oppure questi sono degli scherzi veri e propri fatti a personaggi che erano presenti all'interno. Ecco l'impiego di modelli, concentriamoci su due angeli. Voi potreste dirmi, ma lei ci fa vedere sempre le stesse cose. Non è che vi faccio vedere sempre le stesse cose, queste sono cose che accadevano realmente, e questo è proprio per sottolineare come ci fosse un'organizzazione comune a tutte le botteghe del tempo. Certo, c'è Vasari che racconta che il Perugino nella sua vecchiaia fu criticato, dice ma tu fai sempre queste cose, questi modelli, li giri, li fai. E Perugino tristemente disse non mi attaccavate quando ero giovane e vi piacevano le mie cose, e ora mi venite a criticare perché ho usato dei modelli ripetitivi. E poi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutti li usavano, eccoli qua, guardate questo modello, guardate quest'altro modello degli angeli lassù, questo e questo, ecco, girato, identico. Questi altri, e allora riparliamo della presenza di Pintoricchio nella Cappella Sistina. Vi ricordate, questa è la consegna delle chiavi, il San Pietro, e questo è un San Pietro presente nella sala dei misteri. Si può assimilare benissimo
Allora c'è stato anche un passaggio di cartoni, una collaborazione fra botteghe, ma vi porto una prima assoluta che non ho fatto a tempo ad inserire nel mio libro, dal quale questo ciclo di incontri ha preso il titolo. Perché? Passeggiando per le chiese di Roma, al Gianicolo, nella chiesa di Sant'Onofrio, nell'abside, ci sono degli affreschi del Pintoricchio. Guardate cosa ho trovato. Un altro San Pietro, molto, ma molto simile a quello della Sistina, dell'appartamento Borgia. Io l'ho girato apposta per poterlo riproporre. Forse in una prossima edizione del mio libro riuscirò ad inserire anche questa piccola intuizione, questa fortuna che ho avuto di confrontare ulteriori modelli. Dunque questa presenza di uso continuativo di modelli ripetitivi, ribadisco, non è affatto una procedura eccezionale. Guardate anche queste due figure di Cristo, ambedue nella sala dei misteri, come possono essere assimilabili. Eccole qua, altre, assimilabili anche in Santa Maria in Araceli. Già abbiamo visto un'immagine ieri per la Sistina. Ecco, anche questa mandorla con il Cristo può derivare, il cartone, il modello può derivare da una di queste esecuzioni. Così come l'angelo dell'Annunciazione, questo è l'angelo e questa è l'Annunciazione di Spello, eccolo qua, l'angelo dell'Annunciazione praticamente riportato nell'Annunciazione dell'appartamento Borgia. E adesso parliamo dello stato di conservazione, che va differenziato. Perché? Noi abbiamo parlato di un caso particolare di tecnica esecutiva, che è questo della Sala dei Misteri. Poi ci sono le altre sale e vi annuncio che fin quando io sono stato alla direzione del gruppo che restaurava gli ambienti e ho potuto annotare la tecnica esecutiva, nella sala seguente continua ad essere utilizzato parte di questa tecnica unita, come abbiamo visto, perché c'erano le incisioni, vi ricordate le incisioni che vi ho fatto vedere, c'era anche l'impiego della pittura a fresco e così via, e speriamo presto si possa mettere insieme anche le notizie sulle altre sale. Comunque, la Sala dei Misteri, quella sala così condotta, con questa tecnica anomala, che già abbiamo visto che doveva aver dato problemi da subito, perché il gesso era stato richiamato all'interno di fenditure preesistenti, questa tecnica così delicata in realtà ha subito, secondo il mio modesto parere, un'accelerazione nel degrado proprio a causa della presenza di questo caminetto. Qui siamo nella Sala dei Misteri in una antica fotografia. Antica. Questa è una fotografia prima del 1967, cioè prima della trasformazione dell'ambiente in museo di arte contemporanea, di arte sacra contemporanea. Dunque la presenza di questo caminetto al tempo, in più sommata, vedete quest'arco? Questo arco
creava un dislivello, cioè l'arco era piuttosto rilevato e creava un impedimento al ricambio di aria. L'aria si accumulava nella volta, l'aria calda si accumulava nella volta. Da questa parte ci sono le finestre che affacciano su quel cortile che abbiamo visto nell'immagine iniziale. Immaginate in questa zona che condensa si poteva creare. La cosa peggiore che ci possa essere per i dipinti su una preparazione a gesso e colla. La condensa, l'umidità, il calore, il cambio di temperatura. E dunque dai rilievi fatti nel corso del restauro guardate la miriade di perdita di colore. Questi due grafici sono proprio i due grafici che sono d'angolo, la Natività e l'Epifania, tutte e due sopra al caminetto che abbiamo visto. E insomma, già alcune immagini ve le ho mostrate, guardate le condizioni, qui abbiamo un piccolo montaggio sulla pulitura, comunque anche per farvi percepire la bellezza di ciò che resta, ecco, di questi colori. Come trattare questa tipologia di pittura? Non era facile, ve lo dico con tutta sincerità. Bisognava togliere da queste superfici accumuli, soliti accumuli, diverso tipo, però c'erano anche dei ravvivanti dati in corso di restauro. Allora, dovevamo utilizzare un solvente in veicolo acquoso, bicarbonato d'ammonio, per togliere queste sostanze. Ma sia la natura della superficie a gesso e colla, dunque sensibile, molto sensibile all'umidità, lo abbiamo visto dalle cadute, e sia la lacunosità della superficie che immediatamente veicolava dietro alla pellicola pittorica l'umidità di questi impacchi, facevano prendere una certa paura ai restauratori, perché la superficie appena risentiva di questa umidità, data anche attraverso la carta giapponese, si gonfiava. Era veramente impressionante, ve lo assicuro. E allora si è optato per una immediata, dopo aver dato il primo passaggio di bicarbonato d'ammonio, si è optato per un passaggio immediato di acetone, che faceva contrarre la colla contenuta all'interno della preparazione e tutto tornava, grazie a Dio, aderente alla superficie. E poi, ecco, con la solita tecnica che abbiamo visto ieri che si utilizzava per le rifiniture a secco, si massaggiava per tensione superficiale, cioè un lavoro lunghissimo, infatti è ancora in atto, è iniziato che sarà stato il 2005, pensate, è ancora in atto, perché va trattato porzione per porzione, con estrema attenzione. Anche le modanature che erano state eseguite a rilievo sono state reintegrate così come fossero esattamente originali, perché si intendeva restituire la continuità del ritmo, della sintassi architettonica e decorativa senza interruzioni visive. Sono stati fatti appunto dei calchi e reinseriti all'interno
delle composizioni. Calchi di natura diversa, chiaramente, calchi al tempo mi sembra l'abbiamo fatto con qualcosa tipo vetroresina, non me lo ricordo, con del materiale facilmente rilevabile. Perciò anche queste modanature sono state... Ci si presentava il problema, guardate, a parte la bellezza dei personaggi, e della reintegrazione. In un mare di lacune, che cosa fare? E allora, così, in questo caso, veramente si è optato per la trattazione delle lacune, del tono dell'intonaco. Si lavorava con l'acquerello sull'intonaco, modulando laddove, per esempio, vedete, nelle parti chiare non c'era grande necessità di trattazione, ma già nelle parti più scure, insomma, l'interferenza era fastidiosa e lì si lavorava. Guardate, eccolo qua, questa è una degli esempi di trattazione su un vestito giallo dorato, dando questo valore più o meno scuro, modulato. Questi sono alcuni esempi appunto di reintegrazione. In altre parti invece, va bene, si è usato, come vedete qui, la classica reintegrazione a tratteggio verticale sulle stuccature più di profondità. Guardiamo qualche immagine prima e dopo, questa ve la trasferisco tal quale. Dunque, come abbiamo accennato, la situazione di questo appartamento è cambiata nel corso degli anni e questa è una foto ancora prima degli anni 60, qui siamo ai primi del Novecento, dove in basso, vedete, nel registro inferiore sono stati fatti degli apparati decorativi non pertinenti, mentre questa fotografia prima degli anni 60 già faceva capire come in realtà anche il registro inferiore era decorato, comunque era decorato, ma negli anni 60 fu coperto da una moquette che ha unificato un po' tutto quanto l'ambiente, la parte bassa dell'ambiente. Eccola qua. Questa è la sistemazione, vedete sempre la Sala dei Misteri, si riconosce dalla presenza dell'immagine di Alessandro VI, ma questa era la situazione proprio ai primi degli anni 60. Ecco, questa è una delle porte, vedete, nelle quali vi ho accennato, non è quella che dà, perché quella che dà nella Sala dei Misteri è esattamente quella dalla quale parte l'inquadratura, questa inquadratura. Questa era la situazione. Nel corso del restauro, invece, vedete, questa è la stessa porta, recuperata nel corso del restauro, con tutti gli elementi che vi erano rappresentati. E cosa c'era rappresentato? Erano rappresentati degli oggetti liturgici, brocche, patene, la tiara con l'infula che esattamente, vedete, la stessa tiara rappresentata in rilievo accanto alla figura di Alessandro VI. Anche in questo appartamento, anche in questa sala, il pittore si vuole testimoniare. E nei primi degli anni 60, nel corso di un restauro, è stata ritrovata qui nella Sala delle Arti Liberali una piccola curiosità. Guardando la pianta, qui, questa stanza era la stanza da letto di Alessandro VI, piccolina, uno immagina chissà stanze di corte, già immagina Versailles, invece a quel tempo erano molto piccole. Ed è qui che Alessandro VI poi morì, proprio qui, in questa sala. Bene, allora in questa sala, nella Sala delle Arti Liberali, già negli anni 60 fu individuata la firma
Pentoricchius. Ma come lo dobbiamo chiamare? Pinturicchio o Pintoricchio? Grosso modo è la stessa cosa, però ormai nei convegni fatti col professor Scarpellini, la dottoressa Garibaldi, eccetera, eccetera, tutti gli studiosi di questo periodo, von Gertringen, si è deciso di attribuire il nome definitivo Pintoricchio. Ecco, infatti lui si firma Pentoricchio. Ma perché si chiamava Pintoricchio? Io una ipotesi ce l'ho. Allora, c'è chi dice che venisse chiamato anche Sordicchio, perché non ci sentiva bene. Ma questo termine Pintoricchio non vi fa pensare un po' quando, in modo un po' dispregiativo, si parla di una persona o di un professionista come non così valente, tipo quello è un avvocaticchio, è uno che così non è che sia un granché. E visto che Vasari, insomma, non è stato tenero con lui, forse l'accezione Pintoricchio volesse dire pittoricchio. Vabbè, ma queste non sono cose che cambiano nel corso della storia dell'arte. Ma torniamo alle nostre firme. Come si testimonia il pittore? Qui si testimonia attraverso proprio il nome, il soprannome. E andiamo avanti. E qui nella Sala dei Santi, nella Sala dei Santi, allora in questa sala abbiamo la sua firma. Nella Sala dei Santi si manifesta con il suo, al solito, autoritratto. Eccolo, del tutto simile a quello che c'è a Spello, come abbiamo visto nella prima immagine. Eccolo qua. Dunque ci abbiamo nella Sala dei Santi, nella Sala delle Arti Liberali e nella Sala dei Misteri. Ci sarà qualcosa? Sì. Mi pregio di aver individuato probabilmente un qualche cosa che possa essere interpretata e letta come firma. Lassù in alto, in alto, in alto, fra gli angioletti della gloria, così vengono definiti gli angeli che reggono il cartiglio con gloria in excelsis Deo, quelli che noi mettiamo nel nostro presepe, si chiamano angeli della gloria, su quel cartiglio, su quel sottile nastro, lassù, in questa posizione, guardate cosa c'è. Allora, ho fatto vedere a dei musicologi questa scrittura che orecchia alla musica del tempo scritta su un tetragramma e non su un pentagramma, ma non ha nulla a che vedere con quella musica, è solamente un'idealizzazione, un'evocazione di un cartello, di un cartiglio con della musica. Perfetto. Ma nella cosiddetta chiave di scrittura, la musica si scrive con una chiave, nella chiave di scrittura si presentano queste ben distinte lettere. Guardate, osserviamo. Questa sigla in realtà contiene tutte le lettere del nome, del cognome e del soprannome di Bernardo di Betto detto Pintoricchio. In maiuscolo abbiamo tutte le lettere che sono intrecciate in quella sigla, la B, la N, la B, la N, la B nuovamente, doppia T, una P o una P di pin, ricchio. Questa è una cosa che è sfuggita nel tempo, ma che a un curioso come me ha fatto abbastanza gola. Dunque, anche nella Sala dei Misteri possiamo dire che Pintoricchio mette il suo timbro. Adesso rimaniamo in attesa di capire se nelle altre sale
ci potrà essere qualche altra manifestazione della sua presenza. Ma perché? Perché solo la sala dei misteri è dipinta in quel modo? Come ho detto, non lo possiamo ancora definire. Non ci sono documenti che ci parlano di una cronologia relativa dell'esecuzione. Da dove è iniziato? Questa scena sta nella Sala dei Santi e come vedete dalle incisioni eccetera è già mezza fatta in affresco, ma la sala viene dopo. Questa è la Sala dei Misteri. Ancora incisioni che ci parlano di una pittura a fresco già nella sala successiva. Ma è la sala successiva o è la sala precedente? Come facciamo? Cioè, è difficile fare delle ipotesi. Allora, proviamoci. Se Pintoricchio ha iniziato subito dalla Sala dei Misteri preparandola a gesso e colla, probabilmente si può essere accorto di qualche problema. No? Avete visto il gesso che rientrava nelle fenditure, forse già insomma con l'uso i caminetti, i bracieri incominciavano a dare dopo un po' qualche problema. Fatto sta che dopo nella sala successiva c'è mezza esecuzione in questo modo e parti fatte invece in affresco. Oppure lui pensava di fare tutto così per accelerare, per non disturbare più di tanto sua santità, ma poi ha visto che non poteva portarlo avanti questo discorso perché sarebbe stato controproducente. E invece se fosse stata l'ultima, cioè avesse iniziato in affresco, dobbiamo ancora vedere, lasciatemi il diritto di suspicione, devo sospendere il mio giudizio ancora perché devo aspettare i risultati di tutto il resto. Incominciamo però appunto a fare delle ipotesi. Allora potrebbe essere stata l'ultima che potrebbe aver rappresentato una sorta di accelerazione del cantiere perché si doveva sbrigare a consegnare. C'è una cosa però che mi fa pensare, e torniamo al principio, il 1492, scoperta dell'America. Scoperta dell'America, perciò la scoperta dei nativi americani. E guardate qui nella Sala dei Misteri, dietro al sarcofago della Resurrezione di Cristo, cosa viene rappresentato. Questi sono, con le piume in testa, completamente nudi, possano essere dei nativi. E diceva sì, ma ho capito, ma mica c'era internet. Cioè, Colombo scopre, in estate, a ottobre il Papa viene fatto, chiama Pintoricchio, nell'82, poco dopo, in Pintoricchio, come sono arrivate queste notizie? È giusto, troppo presto. Forse questo potrebbe essere un dato che ci sposta la cronologia relativa. Non lo sappiamo per il momento. Vedremo. Spero di potervi dare ulteriori aggiornamenti in seguito. Papa Borgia fu l'unico ad abitare nell'appartamento al primo piano del palazzo, perché il suo successore non volle, Giulio, non volle proprio andarci, non volle più mettere piede in quel luogo dove accaddero tante cose. Per fuggire la scellerata memoria del suo predecessore. Dunque il Papa si trasferì al piano superiore per abitare in quelle stanze e farle decorare ad un giovane emergente del tempo che si chiamava Raffaello Sanzio. Grazie.